Buongiorno, buongiorno, anche questa mattina in super ritardo. Ormai la babbionaggine ha preso il sopravvento. Guardate che meraviglia di lago. Mamma mia, wow. Guardate qua le montagne con la neve dietro. Mi rendo conto che il grandangolo dà un bel panorama, ma non fa vedere i dettagli che a occhi nudi si vedono. Scusate la tosse, ma la mattina ormai diesel. E va bene, grazie a tutti per il supporto. Quelli che mi chiedono sulla NDE, primo canale, che non è un NDE, è un fatto un po' così particolare successo in questa signora che ha avuto 2 cani e ho bloccato i commenti perché delle persone hanno cominciato a scannarsi tra di loro e allora si blocca i commenti. Purtroppo i livelli sono questi qua, i livelli ahimè sono questi, non si riesce ad andare fuori da quella tifoseria mentale o da quel voler avere ragione o volere le cose come si vuole. Le cose sono così perché lo dico io, perché gli animali sono così, perché gli uomini sono così e non c'è niente da fare. Dai Olli, via. E ragazzi, non c'è niente da fare, non ce ne andiamo fuori da questa cosa, non con mia grande dispiacere, però vi sto dando ascolto. Alcuni li ho praticamente bannati, via, persone che insultano altri o che via, se anche che vadano a vedere altri canali che si insultino da un'altra parte, non ha nessun senso chi si perde ancora nel dettaglio. Uno mi scrive e mi dice: vedete com'è le verità. Mamma mia, ma stamattina ragazzi, meraviglia, ci sono dei dettagli con sta luce, con sto colore, è una cosa bella. Comunque vi stavo dicendo, la verità, è vero che la verità non è mai una unica, perché ognuno di noi ha un suo punto di vista su un accadimento, su uno studio scientifico, per quanto poi i risultati siano quelli, però possiamo avere vari punti di vista e questi punti di vista per noi sono la nostra verità. Questo è anche vero, come per dell'aldilà noi possiamo parlare solo, come dico sempre, come sbarcare in America o in Florida o sbarcare in Alaska. Sempre Stati Uniti sono, però ovviamente da una parte fa caldo sempre, dall'altra parte fa freddo sempre, e avremo 2 verità diverse su come è il clima o come è l'ambiente statunitense. Quindi la stessa cosa la si può dire alle volte con la verità. Noi vediamo uno scorcio di verità, per cui ci possono essere anche punti di vista diversi, e questo ci sta, questo va molto bene. Non va bene quando ci si arrocca dietro piccole cose che tutto sommato sono ininfluenti, sono veramente ininfluenti, però si vuole aver ragione. Mi scrive un tizio che nel progetto Hours hanno scoperto che alcune delle persone che hanno avuto l'NDE avevano un'ossigenazione alta, per cui secondo lui vuol dire che il cervello era ancora vivo. Ma se ti dicono che clinicamente era considerato morto, che l'elettroencefalogramma era piatto, il cuore era fermo, il respiro non c'era, clinicamente è morto. Ma con questa ossigenazione le cellule possono sopravvivere. Ma se fino all'altro giorno mi scrivevi che l'ND era un'allucinazione dovuta all'anossia, cioè alla mancanza di ossigeno, ti hanno dimostrato che in realtà
le cellule riescono a mantenere dell'ossigeno, allora sono vive. Ma certo, alcune cellule restano vive per un po' di tempo, ma non possono interconnettersi perché manca l'ossigeno, manca il sangue che circola, manca tutta una serie di strutture per cui loro non riescono a lavorare, riescono solo a rimanere vive. Questo è un dato di fatto. E poi noi non ci fermiamo solo quello, abbiamo i non vedenti che vedono, abbiamo chi riporta precognizioni, abbiamo chi trova oggetti distanti da dove è morto, clinicamente morto in quel momento lì, cioè abbiamo un sacco di altre controprove che ci autenticano l'NDE come un'esperienza reale. Cioè, invece questo voler soffermarsi su certi particolari, se sono contenti loro, però allora che vadano per la loro strada, come giustamente avete detto voi. Quindi svoltiamo pagina e andiamo avanti. Quindi con questo video diamo lo stop alla parte scientifica che ormai si blocca qua. Al momento non abbiamo studi più approfonditi o studi o tecniche, per meglio dire, che possono andare oltre questa cortina fumosa della clinicità e di qualche risultanza di OBE, sia essa uditiva o visiva. Entriamo nel mondo dell'universalità o della spiritualità, nel mondo trascendente. Quindi parleremo di mondo trascendente. Mondo trascendente che, come abbiamo detto, si interseca con il nostro e quindi ne vediamo, ne sentiamo il reale anche qua, nella vita fisica, nella vita terrena, chiamatela come volete. Ne abbiamo visto molte prove, tra miracoli, presenze, entità, possedimenti, cose che esistono dall'antichità, da sempre, che tanti con la modernità hanno dimenticato o finché non capita loro o qualcuno che loro conoscono ritengono che siano spesso superstizioni o coincidenze o fatti ancora inspiegabili, ma che un domani la scienza riuscirà a spiegare. I punti di vista sono tutti rispettabili. L'importante è capire che stiamo subentrando in una realtà diversa. Cominciamo quindi a vedere regole e comportamenti diversi e soprattutto mettiamoci via questo discorso che le cose siano come noi le vogliamo, siano come noi ce le aspettiamo, altrimenti questo viaggio sarà un fallimento già in partenza. Scusate le giravolte e le piroette, ma la Holly questa mattina è particolarmente attiva nella sua ispezione del parco. Quindi siete pronti? Come diceva quello, noi senza armi ovviamente armiamoci e partiamo, cioè prendiamoci lo zaino in spalla e cominciamo ad andare. Scusate il telefono. Ed eccomi qua. Io i numeri che non conosco non rispondo. I numeri che non conosco non rispondo. Qui mi dispiace, chiunque fosse. Quindi se qualcuno di voi dovesse mi manda un messaggio prima, si presenta, mi dice sono tal di tali, avrei bisogno di contattarla per questo motivo. Bisogna tornare un po' anche a essere educati, a avere un rapporto chiaro. Ho bloccato tra gli altri anche un signore che mi scriveva e cioè lui questo mi scrive su WhatsApp, mi pare, mi ricordo se su WhatsApp o su Telegram, e inizia a scrivermi: ma perché devi dire questo, devi fare l'altro, ma secondo me, ma scontato ti presenti chi sei, cosa fai, cosa vuoi, perché, e dopo
possiamo cominciare una conversazione. Non ho capito, ma è il minimo dell'educazione, insomma, della trasparenza. Se vuoi un rapporto trasparente, devi essere trasparente. È il male di questi tempi. Ecco, come quando mandi una mail a qualcuno e non ti risponde. Ma rispondi: no, non sono interessato, la ringrazio, basta, sì, sono interessata. Cioè, rispondete, no? Siate educati. Non ho capito. È un po' tutta una moda tutta italiana. Comunque guardate che all'estero il 90%, che lì c'è qualcuno, ti risponde. Se tu mandi una mail o di diniego o di favore alla richiesta che fai, ti rispondono con gentilezza: guardi, siamo interessati, no, in questo momento non ci interessa, questa sua domanda può ottenere risposta, questa sua domanda non può ottenere risposta. Qua invece è tutto così. Ma da me non ti risponde più nessuno, si sa. Se no, è una cosa che non interessa, ma guardi, non siamo interessati, non abbiamo tempo, siamo impegnati, è una cosa che esula dalle nostre competenze. Cioè, ci sono tante risposte che si possono dare senza impegno, e quindi o no. Va bene, anche per questa mattina le lucubrazioni del pirata finiscono qui. Addio piacendo, ci vediamo nel vlog domani mattina. Può essere che oggi ci scatti una direttina, vediamo. Semmai sarà sempre verso quell'ora, grosso modo 14:30, 15, quell'oretta lì. Vediamo. Intanto vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, condividere i video e tutte le belle cose. Ciao!